Questo video è sponsorizzato da PCBWay. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi racconto com'è andata la mini RoboWar che abbiamo organizzato alla Fiera dell'Innovazione in Sovramonte. È stata la prima RoboWar italiana con robot distruttivi. Quest'anno io e dei miei amici maker della zona abbiamo deciso di organizzare una fiera dell'elettronica dove esporre i nostri progetti. E come evento speciale abbiamo fatto una mini RoboWar con dei robot letali con peso massimo di 300 grammi. Io e il mio compagno di squadra abbiamo realizzato Double Fast, questo beater bar robot che come arma utilizzava una rotante in alluminio e girando ad alta velocità sbalzava in aria gli avversari. Prima di spiegarvi come è stato realizzato il nostro robot devo ringraziare PCBWay che con il suo servizio di lavorazione CNC ha gentilmente offerto l'arma del robot. Potete anche voi creare dei pezzi lavorati in CNC, laser e stampa 3D cliccando nel link in descrizione. Per ordinare i pezzi è molto semplice, basta entrare nel loro sito e caricare il vostro modello 3D. Vi verrà subito fatto il preventivo del lavoro. Poi in qualche settimana avete il vostro pezzo pronto all'uso a casa vostra. Ora vi spiego come abbiamo realizzato il nostro robot. Per muoverci abbiamo utilizzato due servomotori MG90 con ingranaggi in metallo collegati a delle ruote gommate. Essendo che i servo hanno un angolo di rotazione da 0 a 90 gradi, li ho modificati e li ho resi 360 gradi, con la variazione della velocità già integrata. Facendo qualche prova però mi sono reso conto che erano troppo lenti, quindi ho deciso di provare a modificarli ulteriormente. Per poterli far andare più velocemente dovevo in qualche modo alimentare ad una tensione più alta i servomotori. Per evitare di bruciare la logica di controllo dei servo ho fatto il reverse engineering del circuito e ho trovato che è diviso in due parti. La prima è il circuito che legge la posizione del perno in uscita tramite un potenziometro e legge il segnale che arriva dal ricevitore. Questo primo chip è alimentato tramite un LDO e genera due segnali per il driver del motore. Questi segnali dipendono dalla posizione del potenziometro e dal segnale ricevuto in ingresso. L'altra parte è un driver per motori DC che con i due ingressi generati dal primo chip controlla la parte di potenza all'interno del chip stesso, che fa andare i motori in una direzione e nell'altra con varie velocità. La parte che ho modificato io è la seconda, ovvero ho scollegato l'alimentazione di potenza dell'integrato e l'ho collegato ad un filo che va direttamente alla batteria del robot. Così la velocità del robot è aumentata veramente tanto. Ora vi consiglio questa modifica? Assolutamente no, perché poi il chip che controlla il motore si brucia. Questa modifica ci è costata la prima battaglia. Difatti poi per le battaglie amichevoli che abbiamo fatto abbiamo usato i motori di ricambio non modificati che ci eravamo preparati in caso di necessità. L'arma che era in alluminio l'abbiamo fatta produrre da PCBWay. All'interno abbiamo fissato un motore brushless modificato per utilizzare cuscinetti a sfere più grossi. Questo veniva alimentato da un ESC da 30 A. Per risparmiare qualche grammo abbiamo rimosso la guaina dell'ESC e abbiamo saldato dei cavi più corti. La struttura l'abbiamo stampata a polvere e ha resistito tutti gli urti, senza fare una piega. Come anticipato, per la nostra squadra il torneo non è andato benissimo. Dopo il primo colpo sferrato dal robot del Deluca Lab, che era un horizontal spinner, un servomotore ha preso un bel colpo e non era più in grado di girare. Purtroppo, anche se una sola ruota girava, quindi il robot poteva ancora muoversi, dopo 10 secondi i giudici hanno decretato il KO, quindi abbiamo perso il round. Finito il torneo abbiamo chiesto ad alcune squadre di fare qualche amichevole e pur avendo i motori lenti il nostro robot è sopravvissuto benissimo. La prima amichevole l'abbiamo fatta contro un altro robot molto simile al nostro, costruito dal team Srubot. Loro avevano una rotante molto più grande, però alcune parti erano troppo sporgenti e ci siamo ancorati a quelle con la nostra arma. Ecco qui lo scontro. Aspetta che lo ha. Ottima idea. Aia, cuscinetto. Partiti a calcetto per il cuscinetto. Io bestia. Dai.
È impiantato per terra. Vado? La seconda amichevole l'abbiamo fatta contro un vertical spinner che era realizzato benissimo. Per fortuna la nostra struttura è resistita e siamo riusciti a sferrare dei colpi che hanno distrutto il motore attaccato all'arma. Purtroppo non abbiamo registrato il combattimento, comunque siamo riusciti a rompere dei supporti del robot che poi ci hanno permesso di colpire direttamente l'arma. Un colpo è stato talmente forte che abbiamo staccato i magneti del motore dell'arma rotante dell'avversario e di conseguenza abbiamo mandato KO il robot. Noi ne siamo usciti con l'arma un po' rovinata e qualche graffio nella struttura, ma per il resto era ancora tutto ok. L'ultima amichevole l'abbiamo fatta contro i nostri amici da Roma della Robot Arena Challenge. Vi lascio il loro canale YouTube qui in descrizione. Sono venuti anche loro a partecipare al torneo e lo hanno anche vinto. Il loro robot era un altro vertical spinner veramente robusto e potente. Vi lascio al video che parla da solo. 3, 2, 1. Ma questi non iniziano mai a massacrarsi, vero? Vai. Sei il scampo più svelto di me. È impiantato. E le ruote. No, l'ho cambiato. No, ma nel senso... No, non è impiantato. Quella era preso una vitella. Come avete appena visto, aver risolto il problema delle ruote, il nostro robot era veramente ben fatto. Purtroppo in questo ultimo fight si era svitata una vite perché ci eravamo dimenticati di mettere il freno a filetti e questo ha causato la rottura del perno centrale della nostra arma, mandando in KO il robot. Comunque, sostituito il perno con uno nuovo, il robot era quasi come nuovo. La struttura era un po' danneggiata, ma comunque ha retto benissimo, fin troppo rispetto alle nostre aspettative, anche perché ha preso delle belle botte e ha fatto anche parecchi voli. Spero che questo piccolo recap della Mini Robo War vi sia piaciuto. Sicuramente faremo altre edizioni di questo evento. Abbiamo in mente di fare con altre categorie come Huntweight, ovvero 150 grammi, e forse anche una libra, quindi 450 grammi. Vi ringrazio della visione e alla prossima! Di più, ma... Troppo veloce, non riesce a entrare con l'arma. Perché? Meno male che più un po' fuori. Sì.